Oh no, mannaggia! Credo di aver aspirato gli orecchini di Giulia mentre facevo le pulizie. Ah, devo trovarli, altrimenti ce l'avrà con me per tutta la vita. O magari non se la prenderà tanto, però è meglio non rischiare, eh. Ma potrei dirle che è stata Hope. La settimana scorsa Hope era qui e potrei dire che ha mangiato lei gli orecchini. Giulia se la berrà di sicuro. Così non se la prenderà con me. Andrà tutto bene e io me la caverò. Benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione di italiano, in cui ti presento 4 verbi pronominali usatissimi e che ti aiuteranno a parlare italiano in modo sempre più naturale. Li abbiamo evidenziati nel mio monologo iniziale. Prima di iniziare ti informo che ho preparato un documento gratuito per te, con il contenuto di questa lezione, tutti gli esempi che vedremo insieme e anche di più. E non è tutto, perché riceverai anche un esercizio che ti aiuterà a fissare al meglio l'uso di questi verbi pronominali, che sono, per la precisione, avercela, prendersela, bersela e cavarsela. Cominciamo con avercela, con qualcuno. Prima ho detto devo trovare gli orecchini, altrimenti Giulia ce l'avrà con me per tutta la vita. Che cosa significa ce l'avrà con me? Significa rimarrà arrabbiata, sarà arrabbiata con me per tutta la vita. Il verbo avercela significa essere arrabbiati con qualcuno. E infatti si dice avercela con qualcuno. Questo verbo pronominale è formato dal verbo avere più il pronome ci, che diventa ce, visto che dopo c'è un altro pronome, la. Ragazzi, tutto bene? Ce l'avete con me? Ho fatto qualcosa? Vedi che abbiamo il pronome ci più il pronome la più il verbo avere coniugato nel tempo che ci interessa. Ce l'avete con me? In questo caso voi avete presente. Non ho pubblicato un episodio del podcast questa settimana. Spero che non ce l'abbiate con me per questo. Spero che vuole il congiuntivo, quindi abbiamo ci più la e il verbo avere al congiuntivo presente. Ma che cosa succede nei tempi composti come il passato prossimo? Forse ricorderai che i verbi pronominali che includono il pronome la, come avercela o farcela, nei tempi composti hanno il participio passato al femminile singolare. E quindi potrei dire, alla fine io e Giulia abbiamo fatto pace. Ce l'ha avuta con me per una settimana, ma poi mi ha perdonato. Ce l'ha avuta con me per una settimana. È rimasta arrabbiata con me per una settimana e poi le è passato, insomma, mi ha perdonato. Passiamo a prendersela. Prima ho detto, beh, magari, forse non se la prenderà così tanto, ma è meglio non rischiare. Non se la prenderà? Cosa significa? Abbiamo il verbo prendersela in questo caso. Non se la prenderà significa non si arrabbierà. Prendersela significa arrabbiarsi. Prendersela con qualcuno, arrabbiarsi con qualcuno. E dopo vedremo la differenza tra avercela e prendersela, perché c'è una differenza. Prendersela è formato dal verbo prendere più si più la. Il pronome si diventa se, perché c'è un altro pronome dopo, la, e poi cambia anche in base alle persone, no? Me, te, se, ce, ve, se. Giulia non se la prenderà così tanto. Non appena Luigi e Carlo sapranno di non aver ottenuto la promozione, se la prenderanno a morte con tutti. Loro se la prenderanno. Abbiamo il pronome si, il pronome la, più il verbo prendere coniugato in questo caso al futuro. E anche prendersela include il pronome la e quindi nei tempi composti il participio passato sarà femminile singolare. Sono felice che abbiamo chiarito. Ve l'eravate presa per una sciocchezza. Ve la eravate presa
per una sciocchezza, una cosa stupida. Vedi, abbiamo di nuovo il pronome si che diventa ve perché è voi vi, è la seconda persona plurale. Il pronome la e poi il verbo prendere al trapassato prossimo, ma col participio passato al femminile singolare. Te la sei presa per così poco? Ma dai! Ma quindi qual è la differenza tra avercela e prendersela? Giulia ce l'ha con me, Giulia è arrabbiata con me. E Giulia se la prende con me, Giulia si arrabbia con me. Noti la differenza? Avercela indica lo stato d'animo, significa proprio essere arrabbiati. Giulia ce l'ha con me, Giulia è arrabbiata, prova questo stato d'animo. Ma prendersela indica proprio il processo, l'azione di arrabbiarsi. Possono essere anche due eventi consecutivi. Giulia se la prenderà con me, si arrabbierà attivamente, e poi ce l'avrà con me per una settimana. Stato d'animo, rimarrà arrabbiata con me per una settimana. Passiamo adesso al verbo bersela, perché prima stavo pensando a una bugia da raccontare a Giulia. Volevo dirle che il cane ha mangiato i suoi orecchini. E poi ho detto, ah Giulia, se la berrà di sicuro. Cosa significa bersela in questo caso? Significa credere ingenuamente a qualcosa che non è vero. Bersela. Bere più sì più la. Giulia se la berrà sicuramente. Abbiamo raccontato a Paolo e Chiara che eravamo tutti malati, così non sono venuti a cena con noi. Se la sono bevuta di sicuro. Sì, se la sono bevuta. Ma Paolo forse sì, ma secondo me Chiara non se l'è bevuta. Anche qui vedi che il participio passato nei tempi composti è al femminile singolare, perché c'è il pronome la, bersela. E infine abbiamo cavarsela, perché alla fine del mio mini monologo iniziale ho detto, sì, ok, Giulia se la berrà, così non se la prenderà con me, andrà tutto bene e io me la caverò. È chiaro, no? Cavarsela significa uscire da una situazione difficile o di pericolo. Quindi me la caverò significa andrà tutto bene, uscirò da questa situazione difficile. Perché Giulia che si arrabbia, ragazzi. E anche qui abbiamo il verbo cavare che come forma base significa rimuovere, togliere. Il pronome si che cambia in base alle persone, me, te, se, eccetera, e il pronome la. Io me la caverò. Il verbo cavare è al futuro in questo caso. Qualunque cosa succeda, noi ce la caviamo sempre. Ce la caviamo, riusciamo sempre a risolvere le situazioni difficili e a uscirne. La pandemia è stato un periodo difficile per i ristoratori, per tutti in realtà. Per fortuna i miei genitori, che hanno 3 ristoranti, se la sono cavata. Loro se la sono cavata. Il verbo cavare al passato prossimo, cavata è al femminile singolare. Questo è il primo uso di cavarsela, che significa appunto riuscire ad uscire da una situazione difficile. Però c'è anche un altro uso di cavarsela, completamente diverso. Per esempio, come te la cavi in cucina? Ma me la cavo, dai. E tu? In questo caso, cosa significa cavarsela? Non significa uscire da una situazione difficile, ma significa essere capaci di fare qualcosa a livello sufficiente. Quindi non eccellere in qualcosa, ma essere capaci. Me la cavo in cucina, significa sono capace in cucina. Sì, riesco a cucinare il minimo indispensabile, non eccello. Mia nipote in matematica se la cava, potrebbe fare meglio, ma se la cava. Ottiene il minimo indispensabile, ecco. Ovviamente possiamo aggiungere delle informazioni, continuare la frase e rendere chiaro che invece siamo bravi in quell'attività. Ma in cucina io me la cavo molto bene. Sì, sì, me la cavo benissimo. In questo caso significa
Sono bravissimo, sono molto capace in cucina. Non ve la cavate mica male voi in matematica. Complimenti, bravi. Siete bravi in matematica. Bene, questi erano i 4 verbi pronominali che volevo presentarti oggi. Ti ricordo che attraverso il link che trovi nella descrizione puoi ricevere il documento PDF con il contenuto di questa lezione e anche un esercizio. Tutto gratuitamente. Basterà inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e aspettare qualche minuto. Arriverà direttamente nella tua casella di posta. Se ti piacciono questi video sui verbi pronominali, ne ho fatti altri. Ho fatto in realtà anche altri video sulle espressioni idiomatiche, le espressioni più naturali che ti aiuteranno veramente a parlare italiano in modo sempre più naturale. Ne metto alcuni qua. Se vuoi, puoi andarli a vedere. Grazie per la tua compagnia, ci vediamo prestissimo. Ciao!